Ciao a tutti di nuovo, e ben ritrovati sul nostro canale. Sono ancora qui, carica come una molla e pronta a sviscerare un argomento che, sono certa, vi terrà incollati allo schermo. Preparatevi una tazza di tè turco, mettetevi comodi e respirate profondamente, perché stiamo per addentrarci ancora più a fondo nel torbido, affascinante e a volte sconcertante triangolo, o forse dovremmo dire poligono, di Fariye Evcen, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Nel video precedente, abbiamo solo scalfito la superficie di questa vicenda. Abbiamo accennato ai rumors, alle voci di corridoio e alla famigerata confessione shock. Ma come un tappeto persiano finemente intessuto, la storia di questi tre talentuosi attori è ricca di dettagli, sfumature e intrecci che meritano un'analisi più approfondita. E credetemi, ne vale la pena. Ricapitolando brevemente per chi si fosse perso la prima parte, ma correte subito a recuperarla. Fariye Evcen e Burak Özçivit sono una delle coppie più ammirate e invidiate del panorama turco. Il loro amore, sbocciato sul set della serie Çalık, il re cardellino, ha fatto sognare milioni di fan. Un matrimonio da favola, un figlio adorabile di nome Karan, la quintessenza della felicità, direbbero alcuni. Ma la perfezione, si sa, è spesso un'illusione. E dietro la facciata patinata di una vita da sogno, si celano spesso segreti, dubbi e inconfessabili desideri. Ed è qui che entra in scena Neslihan Atagul, l'altra metà del cielo, o meglio, l'altra protagonista di questa intricata soap opera nella vita reale. Neslihan, attrice di talento e bellezza magnetica, ha recitato al fianco di Burak in Endless Love, una serie che ha conquistato il mondo intero. La loro chimica sullo schermo era innegabile, palpabile, quasi elettrica. Tanto che, come abbiamo già accennato, molti fan hanno iniziato a fantasticare su una possibile relazione tra i due anche fuori dal set. E qui, cari amici, la trama si infittisce. Perché, secondo alcune indiscrezioni, durante le riprese di Endless Love, tra Fariye e Neslihan non sarebbe corso buon sangue. Anzi, si parla di una vera e propria rivalità, alimentata dalla gelosia di Fariye nei confronti dell'intesa tra il suo compagno e la sua collega. Immaginatevi la scena, Fariye sul set, a osservare Burak e Neslihan mentre si scambiano sguardi intensi, sorrisi complici e battute a fior di labbra. Una scena che, inevitabilmente, doveva scatenare in lei un vortice di emozioni contrastanti, amore, orgoglio, ma anche insicurezza e, soprattutto, gelosia. Si dice che Fariye non si limitasse a osservare, ma che intervenisse attivamente per marcare il territorio. Sguardi di sfida, frecciatine velenose, commenti sarcastici, un vero e proprio campo di battaglia emotivo, consumato tra una ripresa e l'altra. Ma la vera bomba, quella che ha fatto tremare le fondamenta del gossip turco, è la presunta confessione shock di Fariye. Secondo alcune fonti, mai confermate ufficialmente, l'attrice avrebbe confidato ad alcune amiche di essersi sentita attratta da Neslihan. Non stiamo parlando di un amore romantico, sia chiaro, ma di una forte ammirazione, di un'attrazione intellettuale e artistica. Fariye sarebbe rimasta colpita dalla bellezza, dal talento e dalla personalità di Neslihan. Un'attrazione, forse, a tratti incomprensibile, ma non per questo meno intensa e destabilizzante. Provate a mettervi nei panni di Fariye. Innamorata di Burak, ma allo stesso tempo affascinata da Neslihan. Una donna divisa tra due poli opposti, attratta da due forze irresistibili. Un triangolo amoroso non convenzionale, fatto di sentimenti contrastanti e di emozioni complesse. E qui, la situazione si fa ancora più interessante. Perché, se questa confessione fosse vera, getterebbe una luce completamente nuova sulla vicenda. Non si tratterebbe più di una semplice rivalità femminile, alimentata dalla gelosia e dalla competizione, ma di una storia molto più complessa e sfaccettata, fatta di attrazione, ammirazione e, forse, anche di una latente attrazione fisica. Certo, è importante ribadire che si tratta solo di rumors, di voci di corridoio. Non ci sono prove concrete a sostegno di questa presunta confessione. Nessuno dei diretti interessati ha mai confermato o smentito la notizia. Ma allora, perché ne stiamo parlando ancora? Perché questa storia è affascinante, perché ci permette di riflettere sulla complessità delle relazioni umane e perché, in fondo, tutti amiamo il gossip. Soprattutto quando coinvolge personaggi famosi e storie d'amore tormentate. E poi, ammettiamolo, questa storia è un perfetto esempio di come la realtà possa superare la finzione.
Le soap opera turche sono famose per i loro triangoli amorosi, per i loro intrighi e per i loro colpi di scena. Ma questa volta la trama si è trasferita dalla fiction alla vita reale, creando una situazione ancora più intrigante e avvincente. Ma torniamo alla nostra analisi. Cosa potrebbe aver spinto Faria a confessare una cosa del genere? Forse un momento di debolezza, un bisogno di confidarsi con qualcuno, un desiderio di liberarsi di un peso che le opprimeva il cuore. O forse, semplicemente, un eccesso di sincerità, un'incapacità di nascondere i propri sentimenti, anche quelli più inconfessabili. Dopotutto, Faria è sempre stata considerata una donna schietta e sincera, una che non ha paura di dire quello che pensa, anche a costo di inimicarsi qualcuno. E Neslihan, in tutto questo, che ruolo ha avuto? Era consapevole dell'attrazione di Faria nei suoi confronti? Era infastidita dalla sua gelosia? O forse, anche lei provava una sorta di ammirazione, se non addirittura di attrazione, per Faria? Purtroppo, non possiamo saperlo con certezza. Neslihan è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito a questa vicenda. Ma possiamo immaginare che la situazione non fosse facile neanche per lei. Essere oggetto dell'ammirazione e della gelosia di un'altra donna, peraltro la compagna del suo collega, non deve essere stato facile da gestire. Soprattutto perché, come abbiamo già detto, la chimica tra lei e Burak era innegabile e i fan non facevano altro che sognare una loro relazione. Insomma, un vero e proprio labirinto di sentimenti, emozioni e dinamiche interpersonali complesse. Un labirinto in cui è facile perdersi e in cui la verità è spesso difficile da discernere. Ma allora, qual è la verità? Chi amava davvero Faria? Era Burak l'unico amore della sua vita? Oppure c'era qualcun altro, un'altra scintilla, magari proprio con Neslihan? La risposta, purtroppo, non ce l'abbiamo. E forse non l'avremo mai. Ma una cosa è certa, la storia di Faria, Burak e Neslihan continua a far parlare di sé. Continua a suscitare curiosità e interesse. Continua a dimostrarci che il mondo delle star è un mondo fatto di luci e ombre, di verità nascoste e di segreti inconfessabili. E voi cosa ne pensate? Credete che Faria fosse davvero attratta da Neslihan? Oppure pensate che si tratti solo di pettegolezzi infondati? Ditecelo nei commenti. Siamo curiosi di sapere la vostra opinione. Ricapitolando, abbiamo esplorato il triangolo amoroso, o presunto tale, tra Faria Evcen, Burak Oshivit e Neslihan Atagul. Abbiamo analizzato i rumors, le voci di corridoio e la presunta confessione shock di Faria. Abbiamo sottolineato l'importanza di prendere queste notizie con le pinze e di non dare nulla per scontato. Abbiamo cercato di capire cosa potrebbe aver spinto Faria a confessare una cosa del genere e abbiamo immaginato il ruolo di Neslihan in tutta questa vicenda. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che vi abbia intrattenuto e che vi abbia fatto riflettere. Grazie per averci seguito fino alla fine. Adesso tocca a voi. Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni su questa intricata storia. Chi pensate che Faria amasse davvero? Siete team Burak o team Neslihan, se esistesse? Condividete i vostri pensieri. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici appassionati di soap opera turche e, soprattutto, di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i prossimi video. Grazie ancora e alla prossima. E ricordate, la verità è là fuori, da qualche parte.